Hai mai sentito parlare degli incontri ravvicinati del terzo tipo? No, non parlo di quelli, parlo di questi. Che poi c'è da dire che in realtà le due cose non è che siano poi così distanti tra loro. Anche perché quando si parla di gare motociclistiche, o anche automobilistiche, o comunque di qualunque sport in cui si vada a velocità folli, ecco, si parla sempre di alieni. Perché le cose che si vedono fare dai piloti di moto non sono cose di questo mondo. Quello che mi ha sempre stupito più di ogni altra cosa sono i tempi di reazione e le capacità di calcolare gli spazi e i tempi. La cosa assurda è che, se ci pensate, il cervello umano non è preciso. Nel senso che se chiedi a un pilota o a qualunque altra persona di dirti, non so, quanto è lunga questa strada, quanto è lunga quella curva o quanto è lunga la tua moto, così a occhio nessuno ti sa dare una risposta precisa. Ti diranno, non so, 2 metri, 20 metri, 100 metri. Cioè non troverai mai quello che ti dice, ma sì, secondo me quella curva lì a occhio è 27,32 metri. Questo vale anche per i tempi, nel senso che se chiedi a una persona, secondo te quanto è durata questa canzone? Cioè ti risponderà, 4 minuti, 5 minuti. Ma nel momento in cui un pilota sale sul mezzo ed entra in modalità racing, il cervello umano dimostra una capacità di calcolare gli spazi e i tempi fuori dal comune. Che non è un calcolo conscio, nel senso che non si mette lì a prendere le misure, è qualcosa che viene fatto istantaneamente, in maniera istintiva, qualcosa che abbraccia tutti i sensi. Stiamo parlando di qualcosa che fai senza pensare. Quel qualcosa per cui non sai dire quanto sia durata una gara, ma se in quel giro sei stato più veloce anche solo di 1/10, lo sai. Ecco, oggi vi farò vedere 3 episodi presi da delle gare che seguiamo con Racebooking, e se volete vedere le gare integrali ho messo qui sotto in descrizione il link della gara, dove i piloti si sono trovati a delle distanze da far venire i capelli bianchi. Episodio 1, Motostate 600 2014, Round 1, Autodromo di Franciacorta. Mauro Carzaniga e Andrea Manici si stanno scannando come delle bestie per portarsi a casa il secondo posto in gara. È ormai un po' di giri che si studiano e già da qualche curva si stanno passando. A un certo punto Carzaniga arriva alla curva 8 e dice: io mi infilo e lo passo lì. Manici si affaccia ancora all'interno. Questi due ci provano ancora. Mamma mia. Mamma, che sorpasso di Carzaniga. Ecco, a vederlo da fuori sembra sì un bel sorpasso, una manovra un po' al limite, comunque è una cosa tranquilla per cui c'è stata, ecco. Ma se guardiamo l'onboard, rivediamo il replay, rivediamo. Mamma mia. Se l'è sudato il sorpasso, Cioè, voi avete visto a che distanza è arrivato? Rivediamo il rallentatore. Secondo me si sono anche toccati. Sicuramente. Poi il duello è durato ancora un paio di curve e Mauro Carzaniga, tenendo il gas spalancato all'esterno della curva 9, è riuscito a portare a termine il sorpasso e a portarsi a casa al secondo posto. È una guerra, a chi tiene più giù, all'esterno. a chi ha più coraggio è Carzaniga. Ce l'ha fatta. Episodio 2, sempre a Franciacorta, sempre il Motostate, 2 anni dopo. Nicolo Rosso e Manuel Perseghin si stanno giocando la possibilità di salire sul podio. Perseghin al secondo giro di gara prende la scia di Rosso sul rettilineo e inizia a mettergli pressione. Così alla prima curva Nicolo Rosso sbaglia, finisce lungo e Manuel Perseghin lo passa, mettendosi davanti a lui. Per Manuel Perseghin affacciarsi quantomeno alla zona podio all'esordio con la Motostate 600. Esce fortissimo dalla curva 1. Ma siete sicuri che l'abbia passato? Esce fortissimo dalla curva 1. Oddio. Mamma mia. No vabbè, io vi giuro, non ho mai visto 2 moto così vicine. Mamma mia! La telecamera di Perseghin è praticamente entrata dentro la tuta di Nicolo Rosso. Ecco, quello che mi stupisce è la capacità di calcolare così dove si trovi l'altra moto, a che velocità sta andando e in quella frazione di secondo capire se hai lo spazio per infilarti o meno e prendere una decisione. Episodio 3. E qui tenetevi forte perché finora abbiamo scherzato. Circuito del Mugello, 27 agosto 2017, Dunlop Cup 1000. Federico Bosco Lobisto su Panigale Rossa contro Rudy Oliva su Yamaha R1 Blu. 2 giri alla fine e si stanno giocando il podio. Bosco Lobisto sul rettilineo, giù in carena full gas. Rudy Oliva ne prende la scia, lo passa sulla sinistra, gli si affianca e guardate come arrivano a frenare. Secondo me anche riuscire a leggere. Ok, questa è follia, questa è pura follia e io adesso vi darò alcuni dettagli che vi faranno capire perché è follia. Anche riuscire a leggere. In quel punto lì siamo a 300 km orari. 300 km orari e i due si trovano così. Anche riuscire a leggere. Cos'è successo? A quella velocità, 300 km orari, in un secondo una moto percorre 83 metri.
Questo significa che se per qualunque motivo al mondo tu freni un secondo dopo, sei 83 metri più in avanti del punto di frenata. Ecco, nel momento in cui Oliva si mette davanti a Boscolo Visto, i due sono tutti gas pieno ai 300 km/h e tra le due moto ci saranno, 50 centimetri. Ecco, a 300 km/h 50 centimetri vengono percorsi in 6 millesimi di secondo. Ora, io vorrei farvi vedere quanto sono 6 millesimi di secondo, ma ogni fotogramma di questo video dura 40 millesimi, quindi non posso farveli vedere, quindi vi farò vedere quanto sono 40 millesimi. Ecco, questi erano 40 millesimi di secondo. Cos'è successo? Ora, la scienza ritiene che l'essere umano non sia in grado di avere una reazione più veloce di 100 millesimi di secondo. Quindi se succede qualcosa, il tuo tempo di reazione è sempre maggiore di 100 millesimi di secondo. Questo significa che se Rudy Oliva frena prima di dove dovrebbe frenare, Boscolo Visto non avrebbe neanche il tempo di accorgersene che gli sarebbe dentro ai 300 all'ora. Ora, parentesi, naturalmente tra i due ci sono 50 centimetri, però stanno andando tutte e due alla stessa velocità. Quindi in realtà se Oliva frena e Boscolo Visto no, ci vogliono un po' più di 6 millesimi di secondo perché gli entri dentro. Eppure guardate che cosa succede. Riuscire a leggere. Oh! Cos'è successo? Sono toccati, no? I due frenano come se niente fosse e continuano la loro curva. Vi rendete conto che siamo ai 300 all'ora o no? Questo, al di là della follia di trovarsi a 300 km/h a 50 cm di distanza in un punto del Mugello che è lo scollino dove spesso ti ritrovi ai 300 all'ora con la ruota davanti alzata. Ecco, questo vi fa capire quanto sia incredibilmente preciso il cervello umano quando è l'istinto a comandare. Perché stiamo parlando di due piloti che si trovano a 50 cm di distanza ai 300 all'ora su uno scollinamento con uno scarto di 6 millesimi e che frenano nello stesso identico punto.